Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come gestisco il mio bilancio familiare? Gestire un bilancio familiare è una responsabilità molto importante nella vita di ogni persona. Non si tratta solo di contare i soldi che entrano e quelli che escono, ma di organizzare in modo equilibrato le risorse per vivere bene, senza stress e senza problemi economici. Avere un buon controllo del bilancio permette di risparmiare, di affrontare imprevisti e anche di realizzare sogni come viaggi, studi o l'acquisto di una casa. Il primo passo per gestire il bilancio è conoscere le entrate. Le entrate possono essere lo stipendio, le borse di studio, eventuali aiuti familiari o altre fonti come piccoli lavori extra. È importante avere una visione chiara e realistica delle somme che arrivano ogni mese, perché solo così si può pianificare con precisione. Scrivere su un quaderno o in un file del computer tutte le entrate aiuta a non dimenticare nulla. Dopo aver capito quanto denaro entra, bisogna analizzare le spese. Le spese si dividono in fisse e variabili. Le spese fisse sono quelle che dobbiamo pagare ogni mese, come l'affitto o il mutuo, le bollette di luce, gas e acqua, i trasporti o le spese scolastiche. Le spese variabili invece cambiano da mese a mese. Ad esempio la spesa al supermercato, i vestiti, i regali, le cene fuori, le vacanze. Un errore comune è pensare solo alle spese fisse e dimenticare quelle variabili, ma queste ultime spesso rappresentano una parte molto grande del bilancio. Un metodo semplice e utile per gestire il bilancio familiare è scrivere tutte le spese giorno per giorno. All'inizio può sembrare noioso, ma in realtà è un esercizio che apre gli occhi. Quando vediamo nero su bianco quanto spendiamo per il caffè, i trasporti, i piccoli acquisti non necessari, ci rendiamo conto di quanto denaro esce senza che ce ne accorgiamo. Conoscere questi dettagli è il primo passo per migliorare. Un altro passo fondamentale è stabilire delle priorità. Non tutte le spese hanno la stessa importanza. Quelle essenziali, come il cibo, l'alloggio e la salute, vengono prima di tutto. Poi ci sono le spese utili, come l'istruzione, lo sport o le attività culturali, che aiutano a crescere come persone. Infine ci sono le spese superflue, che possono dare piacere ma che non sono necessarie. Sapere distinguere tra queste categorie è il segreto per tenere sotto controllo il bilancio. Un consiglio che cerco di seguire è quello di risparmiare ogni mese una piccola parte delle entrate. Anche se la somma è piccola, con il tempo cresce e diventa un aiuto prezioso. Per esempio, mettere da parte il 5 o il 10% del reddito ogni mese permette di creare un fondo di emergenza. Questo fondo è molto utile in caso di spese improvvise, come una riparazione della macchina o una visita medica. Inoltre, avere dei risparmi riduce lo stress, perché sappiamo di avere un sostegno se succede qualcosa. Per organizzare meglio il denaro, oggi ci sono molte applicazioni e strumenti digitali. Alcuni programmi permettono di inserire entrate e spese e poi creano grafici e statistiche. Questo rende più facile capire quali categorie consumano di più. Tuttavia, anche un semplice quaderno può essere sufficiente. L'importante è avere costanza e disciplina. Un altro modo per gestire bene il bilancio familiare è fare attenzione agli acquisti. Prima di comprare qualcosa, mi chiedo sempre: ne ho davvero bisogno? Posso aspettare? Esiste una versione più economica? Spesso la risposta è che non è necessario comprare subito o che si può trovare un'alternativa. Fare acquisti intelligenti non significa vivere con privazioni, ma scegliere con più consapevolezza. Anche cucinare a casa invece di mangiare sempre fuori è un buon metodo per risparmiare. Preparare pasti semplici ma sani costa molto meno che andare al ristorante o ordinare a domicilio. Inoltre, cucinare insieme in famiglia diventa un momento piacevole e rafforza i rapporti. Un aspetto importante del bilancio familiare è anche il controllo delle bollette.
Spesso paghiamo molto per energia e acqua senza rendercene conto. Spegnere le luci quando non servono, usare lampadine a basso consumo, chiudere il rubinetto mentre laviamo i denti, ridurre il tempo della doccia. Sono piccoli gesti che, messi insieme, portano un grande risparmio. Anche scegliere elettrodomestici moderni e con classe energetica alta aiuta a ridurre i costi a lungo termine. Un'altra spesa che pesa molto è quella dei trasporti. Alcune famiglie hanno 2 o più macchine, ma spesso non sono tutte necessarie. Valutare se una macchina in meno è possibile può ridurre assicurazione, carburante e manutenzione. Allo stesso tempo, l'uso dei mezzi pubblici, della bicicletta o dei passaggi condivisi può alleggerire molto il bilancio e fare bene all'ambiente. Il bilancio familiare non riguarda solo i genitori, ma tutta la famiglia. Per questo è utile coinvolgere anche i figli nella gestione del denaro. I bambini possono imparare a risparmiare piccole somme, a capire la differenza tra ciò che è necessario e ciò che è un capriccio, a scegliere con intelligenza come spendere la loro paghetta. In questo modo crescono più responsabili e imparano presto l'importanza dell'equilibrio economico. Un altro principio che seguo è quello di pianificare in anticipo le spese grandi. Se so che l'anno prossimo avrò bisogno di cambiare la lavatrice o che desidero fare un viaggio, cerco di mettere da parte un po' ogni mese. Così, quando arriva il momento, non devo fare debiti né vivere con ansia. La pianificazione rende più sereni e permette di realizzare i propri desideri senza compromettere la stabilità. Un rischio comune, infatti, è quello di spendere più di quello che si guadagna. Alcune persone usano troppo la carta di credito, pensando che sia una soluzione facile, ma in realtà accumulano debiti che diventano difficili da pagare. Io cerco di usare la carta di credito solo quando è necessario, preferendo i pagamenti in contanti o con bancomat. Così vedo subito quanto denaro ho e non rischio di superare i limiti. Gestire il bilancio non significa rinunciare al piacere. Anzi, credo che sia giusto lasciare spazio anche alle spese per divertirsi, viaggiare, festeggiare un compleanno o andare al cinema. L'importante è trovare un equilibrio. Se ogni mese dedico una piccola parte del budget a queste attività, non devo sentirmi in colpa e posso godermele davvero. Un bilancio troppo rigido può diventare insopportabile, mentre un bilancio equilibrato porta serenità. Un altro strumento utile per risparmiare è fare una lista della spesa prima di andare al supermercato. In questo modo evito di comprare cose inutili, guidato solo dalla pubblicità o dalla fame del momento. Inoltre, scegliere i prodotti in offerta o i marchi meno costosi spesso fa risparmiare senza perdere qualità. Confrontare i prezzi e fare attenzione alle promozioni è un'abitudine intelligente che nel tempo porta a grandi benefici. Quando ci sono 2 persone che lavorano in famiglia, è importante anche decidere insieme come dividere le spese. Alcune coppie scelgono di mettere tutto in comune, altre preferiscono mantenere conti separati. Non esiste un metodo perfetto, ma la cosa essenziale è la trasparenza. Parlare con sincerità delle entrate e delle uscite evita malintesi e conflitti. Il bilancio familiare è anche una questione di fiducia reciproca. Per me, un buon bilancio è quello che permette di vivere in modo semplice ma soddisfacente, senza ansia e senza sprechi. Non si tratta di essere ricchi, ma di saper usare bene quello che si ha. Con disciplina, pazienza e un po' di creatività, ogni famiglia può trovare il proprio equilibrio economico. È un percorso che richiede impegno, ma i risultati sono molto positivi. Più serenità, più sicurezza e la possibilità di guardare al futuro con speranza. In conclusione, gestire il bilancio familiare è come prendersi cura di una pianta. Bisogna darle acqua con regolarità, controllare la luce, proteggerla dal vento e dalle malattie. Se la trascuriamo, rischia di morire, se invece la curiamo con attenzione, cresce forte e ci dà frutti. Così è anche il bilancio. Con cura quotidiana,
con attenzione ai dettagli e con amore per la nostra famiglia, possiamo costruire una vita stabile e piena di soddisfazioni. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.